permetti compagno mio, mi vuoi dire caccolo venuti mette l'urano. Caccolo venuti mette l'urano. Con l'acqua macina noi molina. Se vuoi sapere quanto è brutta l'acqua, scalata dalla grappa e non la tocca. È la padrona della loggiatina. Aiuta che è stata corta la giornata, è stata corta io, che posso fare? Fermalo sulla no, lo fa calare. Ai quanto è bella la moglie mia, quando si rende qui la veste d'oro, quando si conta a me la massaria, ma pare una paloma quando vuoi. Allora, buonasera a tutti, scusate le spalle maestro. Allora, è uno degli eventi, diciamo, che secondo me in questi 5 anni di attività forse il più corposo, mi sembra anche il più riuscito come partecipazione. È un evento che viene fatto all'interno della settimana Primavera in Festa, quindi questa sera ritorna un evento che ci ha suggerito il nostro amico Tino Cavalieri, che si chiama Trusciari, quindi viaggio tra le culture. Quindi questa sera qua siamo presenti il coro Madonna di Podi e facciamo un applauso. Poi alle mie spalle e alla mia sinistra il Calabria Cultura di Tiriolo, con maestro capitanati dal maestro Masino Leone. Alla mia destra l'associazione, dici tu il nome se non sbaglio sempre. Associazione Svitano, che è l'associazione Colos, con 2 cori diversi. Uno si chiama Svitano come nostra associazione, e invece l'altro Berehenia e Berehenia Junior. E poi nella nostra Calabria non potevano mancare le comunità Bresci di Zangarona, con Maria, che saluto, e Natali, e chiaramente Vena di Maida con Maria Teresa Torchia. Beh, in questo caso si direbbe a teatro spegnete i cellulari e vi pure con le stotate non si sentono tanto, perché tra poco iniziamo a cantare e suonare. Chiaramente, come dicevo, è un ambiente, sarà una festa, quindi chi vuole anche del pubblico può sentire di ballare, e io voglio godermi questo spettacolo e lascio la parola al caro amico Antonio. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie caro Presidente, benvenuti a tutti per questa festa dei popoli. Benissimo. Diamo subito, non c'è bisogno. Diamo subito la parola al gruppo agli amici di Tiriolo, capitanato dal maestro Masino, che inizieranno questa serata. Grazie e buon ascolto. Grazie a tutti, buonasera. Noi veniamo da Tiriolo, come avete detto poc'anzi, e partiamo con una tarantella tradizionale, tarantella alla zampognana, all'organetto.
Partiamo con un invito per la propria bella, Miescella Ballo.
Facciamo un applauso al gruppo di Trasfasa. gli amici di Zangarona. Allora, noi siamo di Zangarona, è una frazione di Lamezia che si trova a pochi chilometri da qui, sopra il cimitero di Nicastro. E noi facciamo parte di un'associazione che si chiama Zingarona Larde Aser, che vuol dire Zangarona vicini e lontani. Questa associazione è nata nel 2007 e ha lo scopo proprio di riscoprire e valorizzare le nostre radici arbresce. Purtroppo Zangarona, essendo un paese molto piccolo e molto vicino anche sia a Nicastro che ad altri paesi, ha perso molto velocemente la propria identità arbresce. È rimasto veramente poco e noi attraverso l'associazione che in questi ultimi anni ha lavorato in diversi modi, a diverse velocità, ora da qualche anno stiamo riprendendo un po' le attività, abbiamo proprio l'obiettivo di valorizzare, riscoprire e cercare di non perdere quel poco che ci è rimasto e che ci è stato tramandato. Le nostre generazioni ovviamente, ma anche i nostri genitori, non parlano più l'arbresce come lingua quotidiana. I nostri nonni, i nostri bisnonni si ricordano ancora delle parole, delle frasi, e anche noi abbiamo ereditato delle parole. L'unica parola che io, per esempio, mi è stata tramandata come lingua viva è la parola Ancallosh, che usavamo quando eravamo piccoli e giocavamo a prenderci a cavalluccio sulle spalle e usavamo questa espressione. Allora, per quanto riguarda Zangarona, è uno dei paesi appunto della provincia di Catanzaro che è stata abitata dagli albanesi, si suppone nella seconda metà del XV secolo. Ci sono diverse fonti storiche che stanno facendo un grande lavoro di ricerca da questo punto di vista, che indicano appunto che Zangarona è stata fondata tra i primi paesi, soprattutto nella provincia di Catanzaro, insieme a Dena, Caraffa, Marcedusa, Andali e così via. Per quanto riguarda il nome, non siamo sicuri che sia un nome arbresce, potrebbe essere un toponimo che già esisteva, potrebbe essere anche di origine greca o di origine slava. Ci sono diverse teorie, per esempio secondo Rolf questo termine deriva da Zingaroni, supponendo che sia stato un appellativo che davano i nicastresi agli abitanti di Zangarona per il loro modo diverso di parlare e di vestire. Ma questa è una delle tante tesi e della meno accreditata. Sappiamo che per esempio in Epiro, in Grecia, vicino al confine con l'Albania, ci sono dei toponimi simili e quindi potrebbe comunque essere un toponimo importato dall'est. È probabile che Zangarona fosse abitata già in tempi più antichi, perché nel vallone dei Greci, che è geograficamente tra Zangarona e Accaria, quindi nella vallata dove passa il fiume, si trova un palmento rupestre che testimonia proprio la presenza umana in quel sito già da tempi più antichi. Ed è possibile visitarlo se volete, perché lo abbiamo anche mappato su Wikilog. Se vi piace camminare potete andare da Zangarona, vi fate 3 km ad andare e 3 a tornare, altrimenti potrete andare da Accaria, che è molto più comodo. Poi per quanto riguarda il nostro paese, l'architettura urbanistica di Zangarona sicuramente ha subito tante trasformazioni, perché i terremoti e anche tante frane hanno modificato il suo assetto urbanistico, diciamo così. Sappiamo da fonti storiche come il Liber Forum che nel 1500 già c'erano 39 famiglie albanesi che abitavano Zangarona, e come vi dicevo nell'architettura del paese ancora si possono riconoscere alcuni tratti tipici dei paesi arbresce, cioè quello dell'organizzazione in piccole piazzette, la cosiddetta chitonia, in cui appunto i vicini erano delle piccole comunità all'interno della comunità più grande. Per quanto riguarda poi le tradizioni, purtroppo le abbiamo perse. Abbiamo
stiamo facendo questo lavoro di riscoperta attraverso soprattutto fonti storiche e bibliografiche, e nel nostro, diciamo, nella nostra ricerca ci siamo imbattuti nella rivista popolare del 1889 e siamo riusciti a ritrovare il Padre Nostro nell'Arbresh di Zangarona. Già alla fine dell'Ottocento comunque si nota come la lingua era già parecchio modificata e si era anche contaminata con termini, diciamo, del dialetto calabrese. E questo, diciamo, è una delle attività che stiamo facendo, proprio di riscoprire e rieducare anche i nostri bambini a ricordarsi e a imparare, perché stiamo praticamente rimparando da capo il nostro Arbresh. Se volete, se vi fa piacere, sì, ora ve la leggiamo. E un'ultima cosa, un'ultima caratteristica di Zangarona: qui abbiamo voluto incorniciare il nostro Padre Nostro e abbiamo messo queste pietre che sono degli scisti blu. La particolarità di questa pietra è una pietra che è tipica di Zangarona e che è stata oggetto di studio di tantissimi geologi, ed è una pietra che caratterizza proprio l'area di Zangarona, Jevoli, Montedondolo, simile a quella verde del Reventino, ma la nostra ha la caratteristica di essere blu ed è di questo colore perché è tipica, è una roccia metamorfica, quindi che si è trasformata nel corso delle ere geologiche, che è nata da una forte pressione e bassa temperatura, e praticamente dimostra come è avvenuta una subduzione, cioè la placca tettonica che si infila sotto un'altra, perché come sapete la Calabria è una zona molto sismica proprio a causa dell'incontro di queste placche tettoniche, in particolare quella africana con quella europea. E ha dato origine a questa pietra blu. Questa pietra blu, di questa pietra si parla molto in tanti testi storici, in realtà è un blu quasi verde, e se ne parla proprio perché molti dei palazzi di Nicastro venivano abbelliti con questa pietra, soprattutto per le soglie, i davanzali, i portoni, venivano abbelliti con questa pietra che nei testi viene chiamata mischio verde. E niente, se volete vi leggiamo il Padre Nostro nel nostro Arbresh. Ci proviamo perché come avete capito stiamo praticamente rimparando. Chiedo scusa a chi è più albanofono di me, ma ci proviamo. Yation Cerrinder Gil, Emeriot Kjoft Verschetnue, Arbretra Jotta, Ubefte Vulnessa Jotta, Sindekiel Ashtunde De. Buken Yon Gadicer Ipne Vasot, Dei de Tiraton, Sinandeime de Pirsiton, Edemos Benyan Gaspirtiki, Poni Adika Iligu Ashtukjoft. E questa l'abbiamo incorniciato, abbiamo messo a punto alcuni frammenti del nostro scisto blu e ve lo lasciamo in ricordo di questa giornata per voi da parte nostra. Grazie, sicuramente lo lasceremo qui nel regno di Fata Gelsomina, grazie, dove sono le radici un po' di tutti, quindi grazie. A questo punto un canto tradizionale all'organetto, siamo pronti, poi alla fine del canto c'è un accenno di Zumbarielu, cioè Sausterello, in pratica la luna incia staruga.
cantavi rosa azzurra e sto fascino e profumo bella mia vita, e sto fascino e profumo bella mia vita, oi 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 bella mia vita. Si salta. Ti sopra. Vai, vieni. Stai ballando, Allora, accogliamo con un grosso applauso gli amici ucraini. Buonasera a tutti. Prima di presentarci, ci fa molto piacere parlare dei nostri cari amici, persone straordinarie che questa sera condividono questo momento con noi. Vi presentiamo l'associazione di volontariato Kolos di Soverato, nato nel 2022 all'inizio dell'invasione russa a larga scala in Ucraina.
All'inizio l'associazione si occupava soprattutto di aiuti umanitari, ma con il tempo è nata la consapevolezza che fosse importante anche sostenere e far conoscere la cultura ucraina. Per questo sono stati creati gruppi folcloristici, Берегиня e Берегиня Junior, che promuovono tradizioni, musica e danza, coinvolgendo adulti e bambini. La maestra di canto di entrambi i gruppi è Valentina Mamchina. E l'organizzazione è curata da Marina Feukhari. Il gruppo Svitano, che la nostra storia inizia proprio da questo posto, vecchio mulino delle fate, da una serata nel periodo di Natale trascorsa nella vostra compagnia, la serata che ha unito tutti noi ispirando la creazione di qualcosa di concreto. E proprio così è nato il nostro gruppo. È un significato speciale per noi, non solo perché è il nome della nostra associazione, ma anche perché rappresenta il simbolo del nuovo inizio, speranza e la luce del nuovo giorno. E proprio queste emozioni noi vogliamo trasmettere tramite le nostre canzoni. Il nostro obiettivo è non dimenticare e far conoscere la nostra cultura, la nostra canzone e le tradizioni. Oggi siamo uniti qui come semi portati dal vento di diverse culture, pronti a germogliare insieme nella bellezza della Pasqua. La Pasqua non è solo una festa, è la luce che rompe le ombre, è il sorriso della terra che si risveglia, è il battito del cuore che ricorda la forza della vita. In questo giorno speciale voglio portarvi nel mondo delle pesanti. Il cesto di pesanti che avevamo infatti portato qua, che li abbiamo disegnato con la cera e decolorato. Non sono solo le uova, sono piccoli scrigni di colori e simboli, racconti dipinti a mano e custodiscono sogni, speranze e benedizioni. Ogni linea, ogni spirale, ogni fiore inciso è un messaggio di pace, un ponte tra generazioni, un invito a guardare oltre noi stessi. E come le uova, anche le nostre canzoni tradizionali raccontano le storie, canti che parlano di terra, di famiglia, di primavera e di rinascita. Canti che ci tengono uniti anche nei momenti più difficili, canti che ricordano chi siamo e di dove veniamo. Oggi però non possiamo dimenticare la sofferenza che ancora accompagna molti dei nostri concittadini, fratelli e sorelle in Ucraina. La guerra ha insegnato quanto preziosa sia la pace, quanto importante sia custodire la luce anche pesanti. Diventano così anche simboli di resistenza e speranza. Ogni colore è un atto di coraggio, ogni disegno è una promessa che la vita e la bellezza possono vincere sulle ombre. La Pasqua è una festa molto sentita, non solo qui in Italia, ma anche da noi in Ucraina. Tante volte coincidono le date delle festività, altre magari no. In Italia abbiamo festeggiato la Pasqua domenica scorsa, invece in Ucraina domani. Per la preparazione della Pasqua si inizia molto prima della festa stessa. È un periodo di purificazione non solo delle case ma anche dell'anima. Le persone cercano di fare del bene, di perdonare le offese e di incontrare la festa con il cuore puro. Un'altra cosa che è molto importante della nostra tradizione è proprio la preparazione della Pasqua.
cioè, sarebbe colomba in Italia oppure le cozzuppe in Calabria, che è la tradizione farli a casa. Una delle tradizioni importanti è la benedizione di cesto pasquale, dove deve essere per forza Pasqua, salame, burro, formaggio, uova e anche le uova decolorate. Dopodiché la mattina dopo la messa quel cesto viene messo a centro tavola dove si riunisce tutta la famiglia e si fa la colazione con tutto quel ben di Dio. Questa è la tradizione che c'è da sempre. Siamo veramente felici di condividere questa serata con voi, grazie per l'invito e vi presentiamo i nostri canti.
Хлопці, синькі очі, ви пішли з дому лютневої ночі, Україну рідну захищати, сміло знати очі заглядати. Хлопці, з полум'я й сталі, сині мужні прикривалі, ворогам свободу вашу не здолати, сили на тебе, мами, тато чекають, дівчата дякую тобі, воїне друже, що Україну любиш дуже. І я за тебе молитві, ми переможем ці битві. Дякую тобі, воїне друже, що Україну любиш дуже. І я за тебе молитві, ми переможем ці битві. І за побратимом сльоза тече, і руїни смерть перед очима, та з тобою білі крила за плечі. Намалюю квіти і поля, де радіє перемозі ти і я. Буде мирне небо, зацвіте калина, та розквітне наша рідна Україна. На тебе, мама, й тато чекаю, дівчата у вікні виглядають. Дякую тобі, воїне друже, що Україну любиш дуже. І я за тебе в молитві, ми переможем в цій битві. Дякую тобі, воїне друже, що Україну любиш дуже. І я за тебе в молитві, ми переможем в цій битві. Весняночко, весняночко, де ти зимувала, і в садочку на клиночку сорочечку пряла. Там у лісі на юзісі сова водує, заспіваю співаночку, нехай вона чує. Заплетися, шуме барвіночку, я тобі співаю весняночку, сію, 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 конопелечки, сію, 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 зеленесенькі. Прийди, прийди, весняночко, та й не забарися, ми вийдем на юлицю, будем любитися. Весняночко, паняночко, заглянь у віконце, заспіваю співаночку, засвітило сонце. Нумо, нумо, наробили шуму, наробили, весну розбудили, сію, 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 конопелечки, сію, 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 зеленесенькі. Заплетися, шуме, заплетися, барвіночку, шуме, заспилися, сію, 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 конопелечки.
клиночку, де ти зимувала, і в садочку на клиночку сорочечку пряла. Там у лісі на юзі сова воду дує, заспіваю співаночку, нехай вона чує. Заплетися, шум неба віночку, я тобі співаю весняночку. Сію, 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 конопелечки, сію, 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 зеленесенькі. Умо, наробили шуму, наробили весну, розбудили. Сію, 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 конопелечки, сію, 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 зеленесенькі. Bravi! Чернівочка, я черень, чернівочка, чернівочка, я черень, чернівочка, я черень, я черень, я черень, полежуся оберем, оберем. Чернівочка, я черень, я черень, я черень, полежуся оберем, оберем. Побереться, побереться, неділю, побереться, побереться, неділю, побереться, неділю, 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 надію, побереться, неділю, 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 маю Бога надію, надію. Прийде така неділя, прийде така неділя, прийде така неділя, 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 що нам буде весілля, весілля. Прийде така неділя, 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 що нам буде весілля, весілля. Будеш тіна, поведеш, будеш тіна, поведеш, будеш тіна, поведеш, 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 коли карти немає, немає. Будеш тіна, поведеш, 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 коли карти немає, немає. Поведіться, поведіться, кружую, поведіться, поведіться, кружую, поведіться, чужую, 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 поки свою будую, будую. Поведіться, чужую, 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 поки свою будую, будую. Постав хату зловоди, постав хату зловоди, постав хату зловоди, зловоди, а чужую не веди, не веди. Постав хату зловоди, 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 а чужую не веди, не веди. Ringraziamo gli amici ucraini che gli facciamo grazie per l'applauso, gentilissimo.
li facciamo riposare un pochettino, facciamo un momento che vogliamo dedicare non tanto come dire, a noi come persone qua presenti, ma lo vogliamo dedicare a questo mulino, va bene? E qua vicino a me c'è una sedia vuota e invito il maestro Umberto Cittadino, che è qua, ad avvicinarsi qua. Buonasera maestra, accomodatevi. Ah, mannaggia alla vecchiaia. Trana Conca è situato allo sconosciuto di un meta serra, chi l'ha sempre alimentato con armonia senza mai guerra. Molinara una bella guagliona di liati tanto amata, di nomi e Gersumina e lo potere d'arreditata. Alli poveri tristi aiutava, bisognosi si ci rivolgevano, con farina li contentava, sempre pronti a dare una mano. Ambevi risciuto, l'antico mulino di Ati, macina ogni grande cultura di Gersomina favoladora. Ambevi risciuto, l'antico mulino di Ati, macina ogni grande cultura di Gersomina favoladora. Con lo garbo e la maestria di una cucchia di castrisinati l'hanno portato a nuova via allo splendore di Lantinati. Grazie a Fabio e signora Anna, Mastro Natale e chi l'incanna, che ci hanno dato l'antico valore, bello disegno con tanto amore. Ambevi risciuto non solo mulino, ma pure la favola che ci è attaccata, che s'era quasi riscordata, sono gli ati d'ori ventino. Ambevi risciuto, l'antico mulino di Ati, immagina di grande cultura di Gersomina favoladora. Ambevi risciuto, l'antico mulino di Ati, immagina di grande cultura di Gersomina favoladora. Grazie. Un applauso a Umberto perché il testo l'ha scritto Umberto Cittadino, questo signore che è qua presente. E credo che da quando il mulino ha rivissuto un'altra volta, credo che questo sia, se non il più bello, ma uno dei testi più belli che sono stati scritti. Ci sono stati altri poeti che hanno scritto, Ciccio Scalise, un carissimo amico nostro che ha scritto anche, ma credo che questo di Umberto rappresenta un po' tutto quanto la storia di Cea, questa esposizione. Quindi ci tenevamo a fare questo momento con il maestro Umberto. Allora noi come coro lasciamo anche noi qualcosa qua stasera al mulino.
ed è il testo di Ambito Visciuto che vogliamo che resti qua e credo che sia nostro Umberto a consegnarlo a Fabio. Facciamo un applauso. Dato che noi in Calabria, come sapete, insomma, prima abbiamo visto gli albanesi di Zangarona, gli albanesi di Maida, ci sono diverse popolazioni che sono arrivate in Calabria nei tempi passati. Noi adesso per salutare e per rivivere un po' queste cose, mia figlia vi farà la danza greca. La danza greca perché, come sapete, in Calabria ci sono non solo gli albanesi, gli occitani, ma anche i greci di Calabria. E dei greci di Calabria abbiamo uno strumento particolare, che è la lira calabrese. Questo strumento è la lira calabrese, arrivata naturalmente in Calabria con i greci. Se voi andate per esempio nell'isola di Creta, trovatelo che abbiamo noi qui in Calabria. Allora vi faremo vedere adesso questa danza greca, dopodiché faremo un canto a metere, che era il canto che facevano i nostri mietitori quando scendevano dalla montagna per arrivare nelle piane lametine, Urano Riso, dove mietevano il grano, e andavano anche nel Marchesato dove c'era appunto questa attività che si faceva. Dopo questo pezzo faremo la mietitura, poi vi saluteremo con una tarantella alla libera perché noi abbiamo finito. Allora, danza greca.
Buonasera a tutti. Siamo qua come a casa nostra, viviamo diversi anni, amiamo Lamezia, amiamo Calabria, amiamo questa cultura che c'è in Calabria, cultura che unisce diverse nazioni che in passato sono stati qua oppure con il tempo trasferiti. Grazie al nostro amico, direi così, Fabio Aiello, il presidente di Associazione Anticomolino delle Fate, unisce a noi tutti quanti in questo posto ogni Natale, che come lo vedo io, ogni Pasqua, che viaggia spesso, ma ricorda che il popolo di Calabria ha bisogno del vostro sostegno e questo è il posto diventato un posto dell'incontro, dove noi siamo tutti liberi di mostrare chi siamo. Innanzitutto vorrei ringraziare il coro Madonna degli Podi che ci ha fatto conoscere il signor Fabio. E questo è un attestato di lui, del nostro presidente della nostra associazione Stanislao Shevchenko. Grazie veramente di cuore. Io dicevo prima, Antonio, la vostra presenza qua ha arricchito ulteriormente l'anima di questo luogo, perché dico sempre sì, il mulino è una bellissima cornice, ha vinto un premio UNESCO, però è soltanto una cornice, il quadro siamo noi. Questa sera stiamo dimostrando che in questo luogo esistono gratitudini a diversi livelli, innanzitutto la gratitudine di Dio, perché il bosco, l'acqua, ha tutto creato Dio, no? Gli animali, e poi la gratitudine degli uomini che fanno tanti sacrifici, si vestono, fanno chilometri, costruiscono strumenti, fanno delle prove, perché ognuno di voi so che in questi giorni ha provato per questo evento, è tutto così in maniera gratitudine, quindi io vi ringrazio e questa gratitudine che avete donato sicuramente vi ritornerà in tantissimi modi. Grazie ancora, continuiamo, grazie ancora. Allora andiamo con Ameti Tua. Vai. Metti compagno mio, mi vuoi dire, e non ti mette l'urano. Solo veno te, mette l'urano. Con l'acqua macina, noi molina. Se vuoi sapere quanto è brutta l'acqua, scalata dalla grappa e non la tocca. È la padrona della loggiatina. Aiuta che è stata corta la giornata, è stata corta io, che posso fare? Fermalo sulle no, lo fa calare.
è bella la moglie mia, quando si rende chi la veste d'oro, quando ti conta a me la massaria, ma pare una parola, ma quando vuoi. A questo punto la testa. Appena se ne fa la dolcezza, posso avere il posso avere il appena se ne fa la Andando mondiale con gli altri, guardalo mondo pensa, guardalo mondo pensa,
Bravissimi. Grazie. Allora, buonasera a tutti, Miron Brama Gitve, lo dico in Arbresh. Io sono Maria Teresa Torchia, rappresento la Proloco al PS di Vena di Maida. Sono molto contenta di essere qui, vi farò ascoltare 4 brani della nostra tradizione. Per fortuna, noi abbiamo la fortuna, scusate il gioco di parole, di aver conservato quasi tutti i brani Arbresh, in quanto io e altre persone abbiamo registrato le persone anziane, perché ovviamente tutti questi canti sono stati tramandati oralmente e quindi noi che siamo stati di buona volontà li abbiamo registrati e li abbiamo anche incisi su un CD. Quindi buon ascolto, non capirete quasi nulla, però io spero di spiegarveli man mano che li eseguirò. Il primo brano è Nayemina, che non è di Vena, ma è molto bello e l'ho preso in prestito dagli amici di Caraffa. Praticamente Nayemina vuol dire noi siamo Arbresh. Buon ascolto. Nayemina, Nayemi Arbresh, Yemi Tundara, Toyemi Nya, Yakuino, goodbye to you, goodbye to you. Sires mushumu, nyeruchu kenzero. Sires mushumu, nyeruchu kenzero. Mosu harone mi, e mosu banyamu. Tu naharonyano, kushulye juveno, vriteto vetomo, kushulye juveno, vriteto vetomo, mosu harone mi, e mosu banyamu. Tu naharonyano, mosu harone mi, e mosu banyamu.
tu na harronyo no. Brava. Questo brano dice Mosu carronmi e Mosu bagno mo tu na harronyo, ne vuol dire non dimentichiamoci e non facciamoci dimenticare. E quindi noi diciamo che stiamo resistendo, abbiamo la resilienza di resistere, perché anche a Vena abbiamo anche il costume che lo sta indossando questa sera Chiara, che è molto prezioso. Questo è un abito che di solito portavano durante le feste, il giorno festivo, e quindi noi grazie anche a altri studiosi di Vena abbiamo la lingua che ancora resiste nonostante il tempo. Gli anziani dopo i 50 anni ancora diciamo che non sono anziani, quindi scusate, non li volevo offendere, però diciamo parlano quasi tutti, la maggior parte Arbresce. I ragazzi non tutti, però lo capiamo, lo capiscono. Noi siamo, io che ho 40 anni, 41, sono una studiosa anche, ho fatto anche la ricerca sul lessico della parlata di Vena di Maida, quindi diciamo che non riusciranno i vari dialetti calabresi, che sono altrettanto importanti, però noi questa è una lingua che facciamo di tutto per non farla dimenticare. Allora vado avanti, questo è un brano di Vena che si usava durante il fidanzamento sposa, di quando appunto due persone si fidanzavano e facevano la promessa in casa. Il fidanzamento durava una settimana circa ed era diciamo costellato da canzoni, cibo, e soprattutto cantavano questa canzone che si chiama Loe Loe Vasheva. Tu la sai. Loe Loe Vasheva, Loe Loe Vasheva, Loe Loe Vasheva, Loe Loe Vasheva. Nuze zocchi ti se vete čumu pije, u tu pijenju tek molu, pjermu ti se jame holu. Loe Loe Vasheva, Loe Loe Vasheva, Loe Loe Vasheva, Loe Loe Vasheva. Nuze zocchi ti se vete čumu pije, u tu pijenju tek dart, pjermu ti se jame bard. Loe Loe Vasheva, Loe Loe Vasheva, Loe Loe Vasheva, Loe Loe Vasheva. Nuze zocchi ti se vete čumu pije, u tu pije šito kutje, pjermu ti se jame kutje. Loe Loe Vasheva, Loe Loe Vasheva, Loe Loe Vasheva, Loe Loe Vasheva. Nuze zocchi ti se vete čumu pije, u tu pijenju 30 hilje, pjermu ti se jame kopilje. Loe Loe Vasheva, 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 Loe Loe Vasheva. Il prossimo brano invece è quasi una ninna nanna. L'origine però è incerta su questo brano perché è molto antico, infatti io non lo traduco perché non si sa benissimo cosa vuol dire. C'è qualche parola che si può tradurre, però essendo che non c'è il corrispettivo più in italiano non lo traduco, è una ninna nanna. Zbora malu, se nadit čumunu banja, se šalonja kitu fađa, e poi stihem gaki malu, zbora malu, zbora malu. Moja mulher me njuha mi
zato se sai mali cuore chi t'ambri nessuna sdiono tuano bucu ciumbucam sbora mal usciurbeva pugno stupiegni ungu camo ma prehiera vritem vetunga mal sbora mal sbora mal sbora mal sbora mal. Invece l'ultimo brano che seguirò è il nostro inno, che è stato scritto da un venoto poi sposato alla Lamezia, che è l'avvocato Arcuri, l'avvocato Antonio Ugo Arcuri, che è in cielo adesso, e noi lo ringrazieremo sempre e per sempre per questo brano che ci ha lasciato. Lo sai anche tu. Noi vina im catundimo, catundi te cutola e taturri, tera chiute currono gindiaiona, ane satiali stroche no punem, neyemi ganyo catundu, te cusbora gunange, te nyura chiushumi bukuru, te kudjelas tu adem. Oi vina im catundimon, catundi te cutola e taturri, tera chiute currono gindiaiono, ane sadiali stroche no punem, curva l'ognumo te tregu, so gadridet megaren, negin dognumu mezamero, se vino te yeminem. Oi vina im catundimo, catundi te cutola e taturri, tera chiute currono gindiaiono, ane sadiali stroche no punen. Oi vina im catundimo, catundi te cutola e taturri, tera chiute currono gindiaiono, ane sadiali stroche no punem. E questo praticamente è il nostro inno che dice: vena vena paese mio, paese dove sono nata e voglio stare. La strada, sì, il percorso da fare è così lungo, ma noi siamo venoti e quindi lo facciamo tutto con gioia. E quindi con questo brano io vi saluto e ringrazio Fabio, che per il secondo anno consecutivo siamo qui, e spero che ci siano anche altre occasioni. Grazie a tutti, Palemida e Rizgitve. Ringraziare Maria Teresa, ogni tanto la pizzico, ho detto ma scusa tu sei sprecata giù perché c'è una voce bellissima, molto preparata. Lui mi dice no, se tu che ti aiuto, giustamente, no? E quindi mi dice non fare che io vado via, cerca di tornare tu.
quindi io la ringrazio proprio per come lei è radicata nel suo territorio ed è sempre proprio affamata delle proprie origini, cioè lei continua a studiare nonostante tutto, nonostante chiaramente la politica è distante di queste cose e nonostante lei sente questa minoranza, ma in realtà nel suo cuore non è una minoranza, è una maggioranza, perché quando l'ho invitata qua abbiamo fatto la festa al Brescia, abbiamo fatto Arberia Macinacultura, è stato molto bello perché tutte le comunità Brescia da Calabria sono venute qua ed è un orgoglio conoscere, avere loro e quelli di Zangarona, quindi noi alla Mezia abbiamo vicine queste due tra virgolette minoranze, ma io dico sempre loro non sono minoranze, siamo noi minoranze. Noi abbiamo dimenticato ancora più di loro le nostre origini, mentre loro cercano di difendere, no? Con i denti stretti e cercare di riallacciare questi legami, noi li lasciamo sfilacciare. Ti ringrazio e ti fa onore, vai. Io dico sempre che abbiamo loro in bocca, è difficile, perché comunque sempre è più difficile resistere e cercare di raccogliere sempre più possibile notizie, perché comunque non si finisce mai di insegnare o comunque di farci insegnare qualcosa dagli anziani. Gli anziani però non ci saranno per sempre e quindi noi cerchiamo da loro, perché la lingua Arbresh purtroppo non c'è nulla di scritto, è stato tutto tramandato oralmente. Allora non scriveva nessuno, erano tutti analfabeti e quindi è molto difficile, però noi, io e anche altri ragazzi che stasera non sono qui, cerchiamo sempre di andare avanti, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, perché comunque ci vogliono soldi per fare i finanziamenti. Purtroppo per la legge 15, per la legge 48299 che valorizza la minoranza linguistica, sono sempre molto poche risorse che noi abbiamo a disposizione, però di quello che noi riusciamo ad ottenere cerchiamo di fare il possibile. E quindi io ringrazio anche il mio paese, ringrazio tutti quelli che danno sempre una mano, che poi facciamo sempre pigna, così si capisce, facciamo sempre pigna su questo fattore. Io faccio anche un plauso a Zangarona, perché io sono stata lì un anno, ho fatto lo sportello linguistico e allora ancora c'erano delle anziane che ricordavano delle parole, come si diceva sole, come si diceva luna, ma comunque discorsi non riuscivano più a farli. Però faccio un applauso perché veramente sono poche anche lì e io gli sto dando e gli darò sempre una mano, perché se non si fa rete con i paesi Arbresh non si fa nulla. Grazie. Bellissime parole, grazie, detto col cuore. Tu come ti chiami? Perché guardare il vestito è bellissimo. Chiara. Quello che c'è in testa. Allora, quello che c'è in testa si chiama Chesa, è il cappello tipico nostro Arbresh, che c'è in quasi tutti, no, in tutti no, però nei paesi della provincia di Catanzaro la Chesa c'è, nei paesi della provincia di Cosenza non c'è in tutti. Poi, scusa, poi c'è la ligna che è di lino, è una sottana praticamente, poi il gardacore che è ricamato, con dei ricami che sono praticamente, se si guardano bene, sono aquile bicipiti, che è il segno della bandiera albanese, i ricami in oro, poi la zoca che è il vestito e basta. E poi quando era inverno le donne mettevano il gipune, che sarebbe un cappotto, una giacca per il freddo. Grazie. Se ne prendo pure Francesco. Con rosa del tramonto di questa mia città, che voglio bene al mondo e a tutto il mondo il vento so che lo porterà, lo soffierà sul mare per farlo navigare fin dove arriverà, lo leggerà la gente di un altro continente e mi risponderà.
le lingue e le distanze non conteranno niente, e questo mondo che mondo sarà, così sarà. Così sarà. Vento soffia più piano, così l'amore si fermerà. Forte soffia sul pianto ed un sorriso rinascerà. Vento soffia più piano, così l'amore si fermerà. Forte soffia sul pianto ed un sorriso rinascerà. Lo leggerò nel vento, nel rosa del tramonto di questa mia città. L'amore che dal mondo mi sta portando il vento, soffiando fino a qua. Volando sopra il mare, fino a toccarmi il cuore, ma non si fermerà. Negli occhi della gente di un altro continente, come risplenderà. Saremo tutti amici, saremo mille voci, un coro che cantando cancellerà. Le lingue e le distanze non conteranno niente, e questo mondo che mondo sarà, così sarà. Così sarà. Vento soffia più piano, così l'amore si fermerà. Forte soffia sul pianto ed un sorriso rinascerà. Vento soffia più piano, così l'amore si fermerà. Forte soffia sul pianto ed un sorriso rinascerà. Forte soffia sul pianto ed un sorriso rinascerà. Vítr pole pšeničné chojdále a nad polem žurále kytárie. U sadočku červona kalena, zema tusia moja Ukrajina. Rozkvetaj Ukrajina moja, ojde mi ševanku bilenku. Rozkvetaj Ukrajina moja, Україні я доня маленька. Розквітай Україна моя, ой, я не співанку віненьку. Розквітай Україна моя, Україні я доня маленька. І мого дні просіння оке, і поля, і ланісте широке, і Карпати не наша перлина, зима туся моя Україна. Розквітай Україна моя, ой, я не вишиванку біленьку. Розквітай Україна моя, в Україні я доня маленька. Розквітай Україна моя, ой, я не вишиванку біленьку. Розквітай Україна моя, в Україні я доня маленька. Come ti chiami? Emily. Dillo al microfono. Emily. Bravissima Emily.
E vi dirò che lei non è che sa leggere in ucraino, però se l'ha imparato la canzoncina in ucraino con aiuto della mamma. Ви на мене мати вранці, що порвали хлопці щастя, а я так не покладаю, та із мене погуляю. А калина вирає, я дівчина молода. А калина не вирає, я дівчина молода. Massimo, io ti saluto perché Моя мати зайнялася, я до неї удалася, мені бабця розказала, як за татом не тікала. А калина вирає, я дівчина молода. А калина не вирає, я дівчина молода. Ой, на горі вітер дув, вчора в мене милий був, черевички побував, біле лиш поцілував. А калина не вирває, я дівчина молода. 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 Я літа, многая літа, многая літа, многая літа. Во здравию, во славию на многая літа. Grazie a tutti. Perché per noi ucraini è tradizione, quando andiamo ospitati dovremo regalare questo caravai fatto io in casa, per favore, con tutto amore, con tutto rispetto per la vostra ospitalità, per la vostra cultura che state portando avanti, anche quella che magari è stata dimenticata. Questo panno. Maciniamo la cultura insieme. Per questo momento di grazie a tutti, ora ci spostiamo per il momento del museo del concerto. Grazie a Grazie assai per la visita. Iati e contate a chi ne volete bene a storia e l'amore di sto posto. Tornate qua, dove vi avete sentito contenti. Noi siamo qua vicino a sto Mariello e vi aspettiamo.
Grazie di cuore, dal luogo del cuore, nel cuore della Calabria. L'antico mulino delle fate, un albero con le radici. Noi si muccà vicino a sta rota e mulino e aspettamo.